Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video realizziamo una preziosa borsa con chiusura clic-clac. Partiremo dalla lavorazione di un mini fondo ovale e lavoreremo il corpo del nostro progetto a maglia bassa, ma senza alcun segno di apertura o chiusura del giro. E completeremo il nostro progetto applicando questa chiusura clic-clac con un manico molto particolare. L'ispirazione per questo progetto arriva da un mio precedente tutorial già caricato qui su YouTube, la Clic-Clac Wood. Tutorial che ho preso, migliorato e arricchito con un mini fondo ovale, tutte le misure in centimetri, le indicazioni su come cucire correttamente questa tipologia di chiusura. Volevo una borsa elegante, semplice e raffinata. Per questo ho scelto di lavorare questo filato che vedete ha del lurex argento con uno dei punti più semplici dell'uncinetto, la maglia bassa. Semplicità ed eleganza. In un progetto dove vi seguo veramente passo passo, dall'inizio alla fine, che spero sarà di vostro gradimento. Tutti i materiali che ho utilizzato sono disponibili sul sito di Tessiland. Un mini fondo ovale, misura 21 x 8 cm, color cipria. Filato tie sublime lurex, color cipria. La singola rocca pesa 200 grammi e ha una resa di circa 200 metri. Consigliato uncinetto dal 3 al 4, poliestere e poliammide lurex. Vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche che andrò ad utilizzare. Chiusura Clic-Clac Bones, misura 21 x 9 cm, color argento. Il manico ha un'impugnatura effetto osso di misura 12 cm e sui laterali della chiusura sono presenti gli anelli per poter eventualmente attaccare una catena. Lungo tutto il perimetro della chiusura troviamo poi i fori per cucirla alla lavorazione all'uncinetto. E per quanto riguarda l'uncinetto, in base alla mia mano di lavorazione e alla tipologia di filato, ho scelto di utilizzare il 3,5. Ed eccoci pronti a cominciare il nostro progetto. Se non volete poi perdervi tutte le mie nuove pubblicazioni, vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale cliccando sull'apposito pulsante presente sotto il video. Cominciamo il nostro progetto partendo dalla lavorazione del fondo. In particolare andremo a lavorare a punto catenella all'interno di tutti i fori e successivamente lavoreremo degli aumenti. Se non volete utilizzare un fondo di questo tipo ma realizzarlo direttamente con il filato, potete farlo seguendo diversi video tutorial già presenti proprio qui sul mio canale YouTube per ottenere dei fondi ovali. In particolare ne trovate un tutorial per realizzare un fondo ovale perfetto con la fettuccia, ma potete replicarlo con qualsiasi tipologia di filato, mantenendo la stessa sequenza di punti. Realizziamo quindi un cappio con il nostro filo, abbastanza lungo, e lo togliamo dall'uncinetto. Con quest'ultimo entriamo in un foro qualsiasi tra quelli presenti sul nostro fondo. Poniamo poi il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso il foro. Ci spostiamo poi nel foro successivo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Per chiudere poi il tutto, come se volessimo realizzare un punto bassissimo. Allunghiamo, ci spostiamo nel foro successivo, dove ripetiamo gli stessi passaggi. E proseguiamo in questo modo per tutti i fori che ci si presentano. Lavorati tutti i nostri fori, andiamo ora a creare un ultimo punto catenella per chiudere la nostra lavorazione. Lo facciamo in questo modo. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo, lasciandone un pochino in più. Dopodiché poniamo il filo su un ago. Utilizzando l'ago, passiamo al di sotto dei due fili che compongono il primo punto catenella lavorato, dall'alto verso il basso.
e torniamo poi indietro all'ultimo punto catenella lavorato. Passiamo al centro tra i due fili e all'interno del foro, portando così il filo sul retro del nostro fondo. Blocchiamo poi il filo in eccesso sul retro del nostro fondo, realizzando un piccolo nodo e bloccando questi fili al di sotto dei punti appena lavorati. Ho segnato alcuni punti catenella con dei marcatori. I marcatori indicano i punti catenella all'interno dei quali dovrò lavorare i miei aumenti. Ciascun aumento sarà composto da 3 maglie basse lavorate nello stesso punto catenella. In particolare ho segnato 2 punti catenella in corrispondenza di ciascun angolo. All'interno dei punti catenella non segnati con i marcatori andrò invece ad eseguire 2 maglie basse. Non ci sono particolari multipli da rispettare. Sui lati corti avrò 4 punti catenella liberi, 1, 2, 3 e 4, da una parte e dall'altra, mentre sui lati lunghi avrò 11 punti catenella liberi da una parte e dall'altra. Con la sequenza di punti che vi ho indicato, al termine del mio giro avrò un totale di 84 punti. Realizzo ora un nuovo cappio con un nuovo filo e scelgo una maglia qualsiasi tra quelle non segnate con i marcatori presenti sul mio fondo. Con l'uncinetto passo sotto il filo più lontano rispetto a me del punto catenella scelto, come se fosse la sua costa retro. Pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso. Prendo il filo e chiudo. All'interno di questo punto catenella devo lavorare 2 maglie basse, quindi passo nuovamente al di sotto dello stesso filo ed eseguo un punto basso. Segno questo punto con un marcatore. Il marcatore ci sarà utile alla conclusione di questo giro. Sul punto catenella successivo devo lavorare 2 maglie basse, quindi ripeto gli stessi passaggi. I prossimi 2 punti catenella sono segnati con un marcatore, quindi dovrò lavorare 3 maglie basse all'interno di ciascun punto. Rimuovo il primo marcatore e vado a lavorare 1, 2 maglie basse. Sulla seconda posiziono un marcatore e nello stesso punto ne lavoro la terza. Mi sposto sul marcatore successivo, lo rimuovo e lavoro 1, 2 maglie basse e segno la seconda maglia bassa con il marcatore e nello stesso punto lavoro la terza maglia bassa. Rivediamo velocemente questi ultimi step. Sopra questi 2 punti catenella abbiamo lavorato 3 maglie basse per un totale di 6 punti. Sulla seconda delle 3 maglie basse per ciascun punto abbiamo applicato un marcatore. Avremo quindi un marcatore, 2 maglie libere, un marcatore e una maglia libera. Come proseguire? Lavoriamo 2 maglie basse all'interno di ciascun punto catenella fino ad arrivare ai prossimi marcatori. Sopra ciascun punto catenella assegnato lavoreremo 3 maglie basse, per un totale di 6 punti. Sulla seconda maglia bassa, lavorata in ciascuno di questi punti catenella, posizioneremo un marcatore, esattamente come abbiamo fatto nel nostro primo angolo. Proseguiamo poi con 2 maglie basse per i punti catenella liberi fino ai prossimi marcatori. Qui lavoriamo 3 maglie basse in ciascun punto catenella e segniamo sempre la seconda maglia bassa con un marcatore, 2 maglie basse in ciascun punto catenella fino ad arrivare al quarto e ultimo angolo. Sulle 2 maglie segnate coi marcatori eseguiamo il nostro aumento, 3 maglie basse in ciascun punto catenella
e segniamo sempre con un marcatore la seconda maglia bassa all'interno dei nostri aumenti. Ci avviciniamo poi al termine del giro con 2 maglie basse nei restanti punti catenella. Al termine di questo giro avrò un totale di 84 punti. Vediamo ora come chiudere il giro in modo invisibile. Dobbiamo allungare l'asola, sfilare l'uncinetto ed entrare da dietro sotto la seconda maglia del giro, quella che abbiamo segnato con un marcatore. Perché facciamo questo? Perché la nostra asola diventerà la parte superiore del punto con il quale ci siamo agganciati alla lavorazione del fondo. Vado quindi a rimuovere il marcatore, entro da dietro sotto la maglia che avevo segnato, prendo la mia asola, la pongo sull'uncinetto e la porto sul retro del lavoro. In questo modo sfilo l'uncinetto e devo ora passare sul davanti sotto ad entrambi i fili che compongono l'asola appena portata dietro il lavoro. Passo sotto ad entrambi i fili, prendo il filo proveniente dalla rocca e lo porto attraverso, creando così una nuova asola. Recupero quella lasciata sul retro, carico il filo e vado così a chiudere il primo punto basso di questo nuovo giro. Mi sposto sul punto successivo che vado poi a segnare con un marcatore, così avrò già un punto di riferimento per la successiva chiusura del giro. In questo giro lavoriamo una maglia bassa singola sopra ciascun punto che ci si presenta, mentre sulle 8 maglie segnate con i marcatori eseguiamo un aumento. Lavoriamo cioè 2 maglie basse all'interno dello stesso punto di base. Al termine di questo giro con aumenti, se lavoreremo nel modo giusto, avremo un totale di 92 punti. Mi sposto quindi sui punti successivi, sui quali vado semplicemente a lavorare un punto basso. Sono davanti al primo marcatore. Lo rimuovo e su questa maglia, quella che avevo segnato, vado a lavorare 2 maglie basse, formando così un aumento. I punti successivi non hanno marcatori, quindi vi lavoro semplicemente un punto basso. Prossimo marcatore lo rimuovo e su questa maglia lavoro un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto di base. Proseguo con una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta. Sulle maglie segnate con i marcatori vado a lavorare un aumento, cioè 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base segnato con il marcatore. Lavorato l'ultimo punto basso, ripetiamo i passaggi per la chiusura del giro e solo in questo caso con una piccola variazione. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto la maglia segnata col marcatore. Portiamo l'asola sul retro del lavoro e per iniziare il nuovo giro, in questo caso, non passiamo sotto ad entrambi i fili che compongono la nostra asola, ma solamente sotto al filo più lontano rispetto a noi. Recuperiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso, creando così la nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro e chiudiamo il primo punto del nostro giro. Perché prendere solamente il filo più lontano rispetto a noi? In questo modo lasciamo libero il filo sul davanti e il primo punto che abbiamo lavorato sembra una maglia bassa in costa retro. Per tutto questo giro dobbiamo infatti lavorare una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto. Entriamo nel punto successivo prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi.
e lavoriamo un punto basso che andiamo a segnare con un marcatore e proseguiamo con una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto fino al termine del nostro giro. Non andiamo a lavorare più alcun aumento, quindi avremo sempre un totale di 92 punti. Chiudiamo il giro in modo invisibile. E con l'uncinetto riprendiamo nuovamente entrambi i fili che compongono la nostra asola. Così da creare un punto basso normale. Lavoriamo il punto successivo che segniamo con un marcatore e da questo momento in poi lavoriamo a maglia bassa normale per tutto il giro e per tutti i giri successivi. I passaggi per la chiusura e l'inizio di ogni nuovo giro sono quelli che abbiamo visto insieme. Portata dietro l'asola passiamo sotto ad entrambi i fili che la compongono, così da lavorare il nostro primo punto, che andremo a completare con la successiva chiusura del giro. Proseguiamo quindi in questo modo, lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto, giro dopo giro, fino ad ottenere il nostro corpo borsa. Ho raggiunto un'altezza complessiva di circa 18 cm, mentre per quanto riguarda la parte superiore del mio progetto ho un perimetro di circa 68 cm. 68 cm è anche la misura del perimetro interno della mia chiusura, quindi la parte superiore e la chiusura clic-clac combaceranno perfettamente. Vediamo ora come chiudere la nostra lavorazione all'uncinetto. Siamo al termine del giro e dobbiamo creare la parte superiore del nostro primo punto, il passaggio che realizzavamo con la chiusura invisibile. Ripeteremo i passaggi per la nostra chiusura, ma questa volta utilizzando un ago. Andiamo infatti ad allungare la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo, lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo e posto il filo su un ago andiamo ad entrare da dietro sotto alle due costine della seconda maglia del giro, quella al di sotto della quale facciamo sempre la chiusura invisibile. Portiamo il filo dall'interno della borsa verso di noi e torniamo indietro al nostro ultimo punto basso lavorato, passando al centro tra le due costine che lo compongono. Il filo viene portato da verso di noi all'interno della borsa. Filo che andiamo a bloccare sempre utilizzando l'ago al di sotto dei punti appena lavorati all'interno del nostro progetto. La nostra chiusura ha una forma molto particolare. Per unirla correttamente al corpo del nostro progetto dobbiamo prendere dei punti di riferimento che riporteremo sulla lavorazione all'uncinetto. Il centro della chiusura deve corrispondere al centro del lato lungo del nostro fondo e una volta aperta la chiusura, i due pomoli presenti qui sul centro del lato corto dovranno corrispondere al centro del lato corto del nostro fondo, da una parte e dall'altra. Per questo, partendo dal fondo, tracciamo delle linee immaginarie lungo il nostro corpo borsa, partendo dal centro del lato lungo e dal centro del nostro lato corto. Fatto questo, facciamo passare la nostra lavorazione all'interno della chiusura. Verificati i nostri punti di riferimento, dobbiamo spingere la lavorazione all'uncinetto all'interno della scanalatura presente sulla chiusura. Possiamo farlo utilizzando l'uncinetto, un ago, delle forbici, facendo ovviamente attenzione a non rovinare la nostra lavorazione. Per tenere poi ferme insieme le due parti, io vado sempre ad utilizzare queste pinzette per tessuto della Prim. Mi consentono di tenere insieme la lavorazione all'uncinetto alla chiusura e si rivelano particolarmente utili nella successiva fase di cucitura. Le trovate all'interno della mia lista di consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni subito sotto il video.
Per cucire vado ad utilizzare del filo di nylon trasparente. Trovate anche questo nella mia lista di consigli per gli acquisti Amazon. Se non lo avete a disposizione e avete del semplice filo da cucito, potete utilizzare anche quello, purché il filo sia molto resistente. Potete inoltre rendere più stabile la vostra lavorazione utilizzando anche della colla per tessuto all'interno della scanalatura della chiusura clic-clac, ma in generale vi consiglio di utilizzare del filato di questo tipo. Messo il filo doppio su un ago, ho fatto un nodo all'estremità e lo vado a bloccare direttamente sul mio corpo borsa. Devo ora cucire la lavorazione all'uncinetto alla chiusura clic-clac, passando all'interno di tutti i fori presenti lungo la mia chiusura. L'ago deve passare all'interno della lavorazione all'uncinetto e all'interno del foro, dall'interno della borsa verso l'esterno. Dopodiché ci spostiamo sul foro successivo, portando così il filo dall'esterno della borsa verso l'interno. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere. Dobbiamo muoverci dall'interno all'esterno della borsa e viceversa, passando all'interno di tutti i fori presenti sulla chiusura. Io in generale faccio un giro completo e poi ritorno indietro una seconda volta all'interno di tutti i fori, così da avere una cucitura super stabile. Completate tutte le nostre cuciture. Ecco il nostro progetto finito. Che cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo tutorial? Fatemelo sapere con un commento e ovviamente con un bel pollice in su. Abbiamo utilizzato pochissimi materiali, un mini fondo ovale, una sola rocca di filato tie sublime con lurex e una chiusura clic-clac. Per quanto riguarda la fodera di questo progetto potete procedere in due modi differenti. Potete cucirla prima di andare ad applicare la chiusura clic-clac oppure dopo aver cucito la chiusura, è a vostra scelta. Nel box informazioni subito sotto il video, oltre alla mia lista di consigli per gli acquisti Amazon con tutti gli accessori che ho utilizzato nel corso di questo tutorial, troverete anche la lista dei materiali, filato, fondo e chiusura, che potete trovare sul sito di Tessiland. Se poi non volete perdervi tutti i prossimi contenuti che ho in programma per voi, vi invito, se ancora non l'avete fatto e ne avete piacere, ad iscrivervi proprio qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Vi basta cliccare sull'apposito pulsante presente sotto il video. Perciò con questo piccolo gioiello luccicante all'uncinetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia prossima pubblicazione, sempre qui su Uncinetto d'Argento.